Ho testato per voi il Paragon 9 27x56 ED Ultra Short. Eh sì, ho avuto il piacere di poter testare questo super compatto spotter della Vector Optics. Guardate, è davvero piccolissimo, ma non facciamoci ingannare dalle dimensioni. È piccolo sì, ma sa il fatto suo. Peraltro la dotazione di questo strumento è davvero completa. Ci arriva addirittura con un cavalletto portatile tutto in metallo, quindi già così è super completo, praticamente pronto per il campo di battaglia, diciamo così, quale esso sia. Infatti lo potremo utilizzare per osservazioni naturalistiche, oppure, come farò io, per osservare in poligono i miei target, che siano cartacei o still target, ma anche, come vi mostrerò fra poco, per piccole osservazioni astronomiche. Vi rubo un attimo per ringraziare la Vector Optics, che anche stavolta mi ha mandato in testa uno strumento davvero interessante. Ogni volta rimango colpito dalla qualità costruttiva, dalla qualità dei materiali utilizzati dalla Vector Optics, le lenti di altissima qualità, la nitidezza appunto delle immagini che vengono restituite, ma anche della solidità proprio degli oggetti che ricevo per fare i test. La Vector Optics mette sempre un occhio di riguardo per quanto riguarda la qualità costruttiva degli oggetti che ci propone. Ma veniamo al test che sto per fare appunto su questo strumento. Ora voglio fare praticamente un test diviso in tre fasi diverse. Lo voglio infatti mettere alla prova in tutte le condizioni d'uso possibili, in quanto questo strumento diciamo, risulta utilizzabile in varie condizioni. Ad esempio, se siamo degli appassionati di trekking oppure pratichiamo bird watching, appassionati di natura, in pratica potremo sicuramente utilizzarlo appunto per osservare le meraviglie della natura, in quanto la sua compattezza ci permette di trasportarlo molto facilmente, ad esempio all'interno di uno zainetto. Il secondo test, quello che mi interessa di più sinceramente, è quello in poligono, quindi sempre con lo stesso sistema, ovviamente montando qui una telecamera, mi recherò in poligono dove effettuerò dei tiri, vi farò vedere le riprese sia dei bersagli cartacei, quindi quanto si riescano a vedere i fori su carta fino a che distanza, e ovviamente anche se riusciremo a vedere i still target, quindi i gong, mentre vengono appunto colpiti a varie distanze fino a circa 600 yard, che è la distanza massima che avremo a disposizione nel poligono dove mi recherò, che è il Long Range Shooting di Roma. Ma approfittando che il tempo è migliorato in questi giorni, farò anche un altro test delle piccole osservazioni astronomiche. Voglio infatti provare a riprendere la Luna, il nostro satellite, e vedere quanto questo oggetto così compatto riuscirà a darmi appunto in termini di impiego per piccola astronomia. Il Paragon Ultra Short arriva con questa bella scatola che avete visto qua vicino. La Vector anche sulle scatole, devo dire, non si fa guardare dietro da nessuno, sono veramente molto belle e anche eleganti con questi colori. All'interno troveremo quindi il nostro spotter, dei tappi per proteggere le lenti, il cavalletto, il treppiedi scusate, per appunto poterlo posizionare ed utilizzare. A proposito, non vi ho detto che questo strumento dispone di un attacco classico di quello fotografico, ma anche di quello così diciamo a baionetta, per essere utilizzato anche su sistemi diversi appunto di aggancio. Troveremo poi questo vestitino diciamo così in neoprene, tipo le tute appunto subacquee, che serve una volta diciamo indossato dal nostro Paragon a proteggerlo in caso lo dovessimo utilizzare in condizioni ambientali magari non delle migliori, quindi magari piove, o anche semplicemente per proteggerlo dai graffi. Ci sono anche questi due tappi che poi andranno avanti e dietro e che possono essere rimossi, lasciando però la parte diciamo sul corpo principale a protezione appunto del nostro Paragon. Troviamo poi dentro
La pezzuola di pulizia della Vector Optics, scusate, eccola qua, per la pulizia delle lenti, e ovviamente il classico foglio di istruzioni molto chiaro, dove ci spiegano appunto quali sono le componenti principali, come funzionano, e ci sono poi i QR code per andare direttamente a connettersi sul sito e andare a vedere magari meglio quali sono le caratteristiche tecniche oppure le modalità di utilizzo. E lo strumento è davvero molto semplice nell'utilizzo. Abbiamo qua dietro un oculare che può essere, come vedete, spostato in 3 posizioni diverse, fanno degli scattini. Questo permette di aumentare o ridurre il campo visivo. Abbiamo poi qua la ghiera che permette di variare appunto gli ingrandimenti, che vanno da un minimo di 9 al massimo di 27 per, e qua nella parte centrale, un po' come su tutti gli spotter, abbiamo la messa a fuoco. Le lenti sono trattate come sempre con dei trattamenti, dei coating protettivi che fanno sì che appunto i riflessi siano minimizzati e la resa dei colori sia invece massimizzata, come pure la trasmissione della luce. La lente anteriore, come vi ho detto già prima, appunto trattandosi di un 9-27x56, vuol dire che abbiamo una campana anteriore da 56 mm. L'oggetto al tocco, devo dire, è davvero molto solido, i materiali sono davvero molto buoni, lo si capisce subito, le materiali plastiche, le gomme, al tatto ci rendiamo subito conto che si tratta di materiali di alta qualità. Anche i movimenti sono fluidi, ma oppongono quella resistenza tipica delle meccaniche realizzate in modo molto preciso. Quindi, bando alle ciance, non credo di avere altro da dirvi, in quanto si tratta di uno strumento in verità poi molto semplice nell'utilizzo. Quindi andiamo subito a fare i test. Come vi ho detto, primo test osservazione naturalistica, secondo test poligono, terzo test astronomia. Allora, quello che sto riprendendo adesso è una cornacchia su dei rami, su un albero che si trova a 95 metri di distanza dalla mia posizione. Guardate come si vede molto bene l'animale, ma anche i rami. La resa del colore mi sembra molto buona, tenendo conto che stiamo riprendendo con uno smartphone appoggiato, diciamo, su un supporto. Ora, quello che vedete è, da questa posizione lì in fondo c'è un piccolo paese molto lontano in linea d'aria, ve lo sto indicando. Adesso vediamo come riusciamo a vederlo tramite il nostro Paragon. Ecco, quello è il paese. Guardate, zoomato, si vedono addirittura le case, perfino le finestre, parliamo di molti chilometri di distanza. Ora qua sto riprendendo semplicemente la chioma di un pino che si trova anche questa a un'ottantina di metri, per mostrarvi il dettaglio che si riesce ad avere nonostante la distanza, ovviamente. Ecco, in foto l'immagine risulta un pochino migliore. Ora questa palma è un po' più vicina, sta a 70 metri, l'ho ripresa per farvi vedere la resa del colore, il verde delle foglie, il celeste del cielo. E quindi siamo al test in poligono. Ho portato il nostro super compatto spotter della Vector Optics sulle linee di tiro del Long Range Shooting di Roma, quindi adesso vedremo come si comporta a tutte le distanze. Ci sono bersagli cartacei, quindi potremo vedere i fori su carta, ma anche piastre metalliche. Ho montato tramite l'accessorio della Celestron, stanno sparando ovviamente, tramite l'accessorio della Celestron un telefono che farà da telecamera appunto sul nostro spotter. In questo modo potrò mostrarvi quello che si vede tramite il nostro super compatto. Allora, iniziamo con un bersaglio a 50 metri, i fori si vedono benissimo ovviamente. Il prossimo bersaglio invece è a 100 metri, si vede il foro che ho fatto al centro della monetina nera, diciamo. Questo invece è un bersaglio sempre a 100 metri, ma siamo al Long Range Shooting di Roma. Il miraggio, diciamo, disturbava un po' l'immagine, però si vedono comunque molto bene i fori sul bersaglio. Questo invece è un bersaglio a 200 metri, ho usato il cartone che si vedono meglio i fori. Lo stesso bersaglio, un po' ingrandito. Qui siamo a 200 metri, sempre al Long Range di Roma, e i fori si vedono abbastanza bene, nonostante, ripeto, il miraggio purtroppo disturbava un po' l'immagine.
Questo è lo Steel Target a 200 metri. Si vedono molto bene gli impatti. Questo è lo Steel Target a 300 metri, è un bersaglio di soli 20 cm. Come vedete è molto chiaro. Questo è il bersaglio a 600 yard, 550 metri, è un bersaglio di 50 x 50 cm. E anche qua, nonostante il fortissimo miraggio di oggi, gli impatti si riescono a vedere abbastanza bene. E siamo finalmente alle immagini astronomiche. Questa è la Luna, guardate il livello di dettaglio che si riesce ad avere con questo spotter super compatto. Piano piano che aumentiamo gli ingrandimenti, veramente i dettagli aumentano in modo considerevole. Queste immagini, devo dire, mi hanno abbastanza stupito, non me lo aspettavo da uno strumento così piccolo. E siamo alle conclusioni. Allora, secondo me questo strumento ha passato tutti i test davvero col massimo dei voti, in quanto per quanto è piccolo e compatto non mi aspettavo, diciamo, queste prestazioni. Allora, in ambito naturalistico, che dire, la resa dei colori meravigliosa. Avete visto la palma che si stagliava davanti al cielo, orientativamente 70 metri di distanza. Le ho telemetrate gli oggetti che ho osservato proprio per avere un'idea di quello che si vedeva, quanto si riusciva a vedere appunto in base alla distanza. Sono poi riuscito anche a riprendere un uccello su un ramo, anche lì si vedeva davvero molto bene. Là eravamo già intorno ai 100 metri di distanza. Per il test in poligono niente da dire, fino a 300 metri, nonostante il miraggio fortissimo che c'era proprio oggi, perché questo test l'ho effettuato oggi stesso, in poligono c'era un miraggio davvero fortissimo dovuto appunto all'umidità del terreno. Le temperature sono salite proprio in questi giorni e infatti in quell'orario si è sviluppato davvero un miraggio che disturbava tantissimo. Vi dico, anche con l'ottica della carabina i bersagli più lontani si muovevano completamente. Ciononostante, tramite il nostro super compatto Paragon sono riuscito a mostrarvi fori su bersagli cartacei molto distinguibili fino a 300 metri di distanza. Sono riuscito anche a riprendere i Steel Target, ad esempio quello a 300 metri, che è un disco di metallo così più o meno 20 cm, mentre veniva impattato dai colpi che gli ho tirato, ma anche quello ai 550 metri, che è una piastra di soli 50 x 50 cm. Ancora di più mi ha stupefatto il test astronomico, in quanto da questo piccolissimo, compattissimo spotter, utilizzandolo ovviamente a mo' di telescopio addirittura, non credevo sarei riuscito a vedere la Luna così tanto nel dettaglio. Quindi bellissima confezione, dotazione davvero super completa, lo strumento non gli si può dire nulla, veramente prestazioni inaspettate per un oggetto di queste dimensioni. E non vi ho detto ancora il prezzo. Ebbene, sono andato a dare un'occhiata un po' su qualche sito, riusciamo ad acquistare questo gioiello per addirittura meno di 200 euro. Detto questo, io vi metterò in descrizione ovviamente il link del prodotto, così potrete andarvi magari a vedere personalmente caratteristiche tecniche in modo più approfondito. Spero che il video l'abbiate trovato interessante, che vi sia piaciuto. Se sì, mi raccomando, mettete un like. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo sempre qui su Send It!